Allora, questo video è un esperimento e possiamo considerarlo un approfondimento per quanto riguarda un altro video che pubblicherò. Nel video che pubblicherò parlo di diverse cose che riguardano diversi aspetti che riguardano la questione fra Israele e palestinesi e a un certo punto incontro l'affermazione che Gaza è una prigione a cielo aperto. Stamattina ho quindi pensato di aprire insieme Google Maps per vedere se troviamo conferme di questa affermazione. Questa è la striscia, va dal checkpoint Erez a Rafah, ehm, nel senso che questi sono i due valichi che normalmente vengono chiusi quando ci sono scontri violenti e sono i due valichi che appunto da un lato portano verso l'Egitto e dall'altro portano verso Israele. Questi checkpoint segnano più o meno i confini. Comunque partiamo dall'inizio. Allora, qui abbiamo questa prima località di Rafah, andiamo a vedere questa prigione a cielo aperto. Allora, troviamo una moschea, troviamo un supermercato. Ogni tanto voi sapete che Google Maps mette delle foto, qua c'è un ragazzino che gioca, diverse cose. Io non voglio essere accusata di fare video contraffatti o fotografie contraffatte, quindi apriamo un po' tutto quello che c'è e scopriamo che in questa località di Rafah ci sono moschee, ci sono supermercati, c'è anche una bella macchina con questo bimbo, questo signore col bimbo ben vestito, sembrerebbe carino. Ok, quindi direi che a Rafah va tutto abbastanza bene. Io ho fatto molti giri in questa piccola località, adesso per essere breve punterei, cosa possiamo osservare ancora? Una scuola, ecco, giusto per dire che le abbiamo viste tutte. Diciamo che la striscia di Gaza inizia così, con dei bambini tranquilli, qua anche ci sono bimbi sereni che giocano a pallone, questo sarà l'allenatore. Insomma, a Rafah direi che va tutto bene. Adesso proviamo a spostarci, pardon, ci proviamo a spostare verso Khan Yunis. Non, non facciamoci mancare niente, apriamo questa cosa. Ah, un bar ben fatto con la spiaggetta, le sedie per degli eventi, il mare. Beh, carino. Il bagnino, questa cosa doveva essere un gioco per bambini, direi venuto malino. Ok, quindi scopriamo comunque che anche da Rafah a Khan Yunis non trovo tracce di prigione a cielo aperto. Qua c'è un beach resort con 58 foto, noi ne apriamo solo qualcuna lentamente perché appunto non voglio, sono cose che si possono fare anche a casa da soli, però il Jamal, il cammello, il caffè è osceno, il caffè arabo. Nessuno può immaginare quello che io abbia bevuto quando mi hanno detto vuoi un caffè, Baula? Perché non c'è la P e quindi Paola diventa Baula. Allora, adesso qui noi siamo a Khan Yunis, quindi innanzitutto mi sembra una bellissima notizia vedere che c'è un centro dell'equivalente della Croce Rossa. Dalle foto sembrerebbe andare tutto bene, c'è un bimbo che ci tiene tantissimo ad avere giustamente la, la Croce Rossa, chiamiamola così. Poi c'è un ospedale, anche qui direi che... Cosa fanno qui? Forse stanno pregando? No, sono tutti uomini, si stanno pregando. Poi c'è questa cosa, forse, non so. Ok, Mubarak El-Kabir Hospital. Ok, questa è la mascherina, quindi le foto saranno di... Vabbè no, però non si può dire. Ecco, qui chissà cosa è successo. Questo è misterioso. Questo è molto misterioso. Ah no, qui però siamo andati
no, cioè quello era tipo un film vecchio. Nasser Hospital, guardiamo 37 foto, apriamo solo le prime, scopriamo che è abbastanza ben strutturato, dentro, pulito, c'è un cavallo, anche a Cuba c'erano i cavalli fuori dagli ospedali, le macchine, corrente elettrica, luci, insomma l'estetica di questi paesi la conosciamo. Ok, direi che a Khan Yunis va tutto abbastanza bene. Cosa potremmo aprire ancora per essere sicuri? Scuola dei martiri di Khan Yunis. C'è solo una foto, non c'è molto. Apriamo qualcos'altro per essere sicuri. Ah, farmacia. Prigione a cielo aperto non dovrebbe avere farmacie. C'è solo una foto. Queste sono cose da donna, shampoo, cose così. Va bene. Poi qua c'è un parco che si chiama Crescent Park, non ci sono foto. Peace Bakery, il forno della pace. Attenzione. Non ci sono foto attinenti. Questa è una palestra. Vabbè. Comunque Khan Yunis ha anche questa clinica, Khan Medical Clinic, Abu Ahmad Drink Restaurant People Food, ok, Austrian Neighbor Park, cimitero. Io, se siete d'accordo, mi sposterei verso il nord perché non saprei cos'altro aprire appunto per cercare tracce della prigione a cielo aperto. Quindi facciamo un zoom indietro. Vabbè, dai, andiamo su. Allora, andando verso nord, come abbiamo fatto prima, ripercorri... Ah, università! Questo è importante. 58 foto. Allora, qua c'è l'alberello, vabbè, foto panoramiche, macchine, struttura, le ragazze che studiano, questa è una bellissima notizia. Qui, tramonti, i ragazzi che studiano fuori, ottimo. Edifici vari. E là, questo cosa sarà? Un parco giochi per bambini, fiori. Vado avanti un po' veloce, ma insomma mi sembra che anche qui vada tutto bene. Prima di andare verso nord, guardiamo cosa c'è in questa parte. Beach Resort, forse l'ho aperto prima. Caffetteria Rashidi. Vediamo. Ah beh, si mangia. Sono i bambini che giocano. Ok. Caspita, io qui farei foto, perché tutti i fotografi quando, quando sono al mare vanno poi, sono degli alieni, diventano alieni perché ogni sfumatura va colta in maniera ossessiva, qualsiasi millimetro faccia il sole sull'acqua. Se vedete dei fotografi in ossessione quando siete al mare, abbiate compassione di loro. È così. E infatti si conferma. Ok, comunque qui così anche diciamo che va tutto bene, questa doveva essere una moschea. Allora direi di andare verso sud, scusatemi, verso nord. Qua c'è un parco, Cannes Marine Park, con dei bimbi che giocano, questo signore, scarpette. Ok, quindi direi che qui i bambini stanno bene. Beh, sì. Oh, sono contenta. Questo signore che gli prepara i giochini. Il cammello! Che carino. Ok. Bah, andrei verso nord, ragazzi, perché qui così mi sembra che vada tutto abbastanza bene. Questa era Khan Yunis, che è la seconda località grande. Poi c'è Deir el Belad, e facciamo un giro anche qui per sicurezza. Ci sono persone in spiaggia, magari sono anche foto turistiche, cioè io non dico di
di guardare solo queste, noi apriamo proprio tutto quello che c'è anche una Fiat. Una volta una Fiat l'ho trovata anche a Cuba, ci sono molte, che bella questa foto, ci sono molte cose in comune fra i paesi islamici e Cuba. E invece di paesi islamici non ho una gran cultura, ma ho idea che non ci andrò volentieri. Fra poco. Messi, cosa vuol dire? Il calciatore. Organizzazione di servizi sociali, no? Palestine Technical College. Ok, quindi ad Erbalà c'è anche un college di materie tecniche, discipline tecniche, tutto ben strutturato, con le bandierine colorate. Ok, anche qui, quindi in questa piccola località, panchine affollate, refreshment shem. Shem è una delle parole più belle che esiste in arabo. El Shem, che è poi l'ultima lettera dell'acronimo dell'ISIS, non è Siria come pensiamo, come abbiamo tradotto in Occidente, ma è Shem, che a livello geografico è un'area più grande. Che cos'è sta cosa? Cos'è un bar? El Shem è una grande Siria. Siria, il sud della Turchia, il Libano tutto, proprio inglobato alla grande. Ok, allora io andrei a casa, sì, andrò a casa, andrei al nord. Vediamo dove siamo arrivati. Allora, Gaza è qui. Nuseirat Camp, apriamolo perché potrebbe essere un campo profughi. Allora, qua c'è bandiere, colori. Dunque, qui è un po' tutto distrutto. Qua si recupera. E lo Stato islamico si chiama El Dawla el-Islamiyya fi Iraq Shem, che è lo Stato islamico, Dawla è Stato, tutti gli Stati. Stato islamico di Iraq e Siria, però Shem non è Siria, Siria si dice Suriya. Allora, Al-Nur, qua è scritto in turco, come mai? Al-Nur vuol dire la luce, il turco invece non lo so. Ah beh, questo è tipo un parco allora, con la piscina, i bimbi che giocano. Beh, è un sollievo comunque vedere queste foto, nel senso che non sembrerebbe una prigione a cielo aperto, a meno che appunto, oh, ciao bimba, a meno che appunto io non stia prendendo le foto giuste. Quindi andiamo via da qua. Università della Palestina, qui abbiamo già aperto un po' tutto. Qua se non sbaglio siamo, fatemi vedere se sto sbagliando, ok, questa è la città di Gaza. Allora io qui farei un giro subito con quel che si apre, non lo so cosa apro. Ospedale dei Giordani. Allora, all'ospedale dei Giordani è molto importante che i bambini e gli anziani possano ricevere cure, e infatti qui li vedo. Qua a una riunione magari di Giordanico. Oh, finalmente, qua c'è il dottore che gioca col bimbo, qui tutto colorato, quindi direi che all'ospedale Giordano, se si chiama così, è andato tutto bene. Poi ci sono delle aziende, Università di Al-Aqsa, 53 foto, apriamo le prime, che bello, ci sono le donne fuori, sono contentissima io quando vedo le donne studiare, che bello, ah, fantastico, ok, cavi ovunque, il video non apriamolo. Ok, cosa possiamo aprire qua per cercare la prigione a cielo aperto? Centro fertilità medico. Ah, un centro, ok, per studi e ricerca sulla fertilità. Mi sembra un'ottima iniziativa. Poi c'è rooftop view. Vediamo cosa mangiano. Allora, il succo, questa cosa,
Sembra di averla già vista. Ristretto però l'hanno scritto giusto. Di solito all'estero scrivono cappuccino con 8P, 9N. E mi ricorderebbe un po'. Ah, c'è la lavazza! Ok, quindi anche qui diciamo che nel centro di Gaza va tutto bene. Ecco, allora adesso sono farmacia, vediamo. Non so come fare a... Oh signore, dove l'ha messo sto bambino? Beh, ok, va bene. Adesso, come facciamo a trovare la prigione a cielo aperto, direte voi? Police station, attenzione. Polizia, stazione di polizia. Questa era una chiesa. Cosa fa questo signore? Chiedere elemosina. Va bene. Questa era una chiesa, 99 su 100. Ok. Infatti, cioè, chissà, qui dentro forse c'erano delle icone, non lo so. Ok, allora ragazzi, non so dove andare per cercare la prigione a cielo aperto. Quindi facciamo così e vediamo. Zeytun. Niente, Zeytun vuol dire oliva in arabo. Allora, vediamo sul mare come sono andate le cose. Allora, 1020 foto, caspita. Allora, qui si mangia un po' di tutto. Questo sembrerebbe un locale per eventi che si chiama Il Salam, Abu Azeira, La Pace. Beh, complimentoni. Qui hanno mangiato tutto quello che c'era. Ho fatto le foto dopo, anch'io lo faccio. Mi portano da mangiare, mangio, poi faccio la foto. Il piatto vuoto. Ok, va bene, va bene, va bene. Quindi qui è andato tutto bene. Qua c'è una cosa che si chiama Roots. 275 foto. Questa è leggermente ritoccata, però direi che è un albergo ben fatto, col barchettino fuori, le macchine, tutto asfaltato, ben strutturato, questa vista panoramica sul mare, colazione, sulla terrazza, caffè, che ha tutta l'aria di essere italiano per fortuna. Ehi, caspita, colazione continentale, gli arancini. Cosa sono questi arancini? Ci sono legami fra la Sicilia e, e i paesi arabi. Mi aveva detto una mia amica che lei aveva capito qualcosa di arabo, perché lei è di Caltanissetta. E mi aveva detto, Paola, ma tu lo sai che, come parlano? Damiana, se guarderai questo video sto parlando di te. Come parlano? Qui ci sono anche molte cose di arabo. Adesso ti porto al quartiere arabo di Caltanissetta, al Shati Camp. Beh, questo è interessantissimo. Allora, questo potrebbe essere un campo profughi. Caspita, Cuba è identica, ragazzi. Io vi potrei aprire le foto di Cuba che scattavo quando ero in jet lag spaventoso. E Madonna, è uguale! El Malecón si chiama in spagnolo in Cuba, a Cuba. E quindi Damiana mi diceva, adesso ti porto al quartiere arabo di Caltanissetta. C'erano, io non scherzo, c'erano 52 gradi e quindi era tutto chiuso. Università Gaza Branch. Qua c'è un'altra università. Allora, fin qui, no, questa è la Ercupolone. Ercupolone, quindi questa non c'entra già più niente, chiudiamo. El Bashir, supermarket. E quindi di questo quartiere arabo non abbiamo visto niente perché era tutto chiuso, faceva troppo caldo, ma una cosa oscena. Oscena, la Sicilia è impraticabile quando... Ok ragazzi, questa era Gaza. Adesso noi ci siamo avvicinati a quella che è la fine della striscia di Gaza, che è il checkpoint Erez.
che non so come si legga perché non so. Allora, questa dovrebbe essere, dunque, qui dovrebbe essere l'inizio della prigione a cielo aperto, a seconda dei punti di vista. E ci sono questi taxi con una signora con la mascherina, quindi noi diamo per scontato che le foto siano di 2 anni fa, magari, no? Per via del Covid. Questa dovrebbe essere l'uscita o l'entrata, a seconda appunto della direzione. E questi checkpoint sembrano l'uscita della 4 di Settimo Torinese quando ero piccola, anni 80, anni 90, più o meno erano così. Qui è quando ovviamente ti vengono chiesti i documenti, qua c'è un signore che vuole andare, Welcome to Erez Crossing, ok? Ti chiedono i documenti come se io adesso dalla Lombardia volessi andare a Lugano, ti devi fermare. E però non trovo tracce di prigione a cielo aperto, sono molto delusa. No, cos'è? Linea dell'accordo dell'armistizio del 1950, quindi suppongo che da qui in poi, infatti c'è scritto Yad Mordechai, è tutto ebraico. Mordechai forse vuol dire proprio un titolo che si dà. C'è un pub. Oh, io ho una passione per i pub. Andiamo a vedere, però non so. No, questo è Israele sicuro, vediamo, sì. Ok, quindi in Israele c'è questo pub, infatti le scritte sono in ebraico. Che bello andare al pub. Ecco, questa per me. Ok, sto andando fuori tema, quindi non troviamo la prigione a cielo aperto. Noi per sicurezza. Oh! Campo profughi, ma supermercato del campo profughi Javalia. Guardiamo. Una ragazza. Oro. Questo è un mercatino. Tutto colorato. Ok. C'è un ragazzo. C'è un altro. Gran voglia di lavorare, Anch'io ogni tanto ho sta faccia. Quando mi fanno le foto a tradimento che esco a fumare fuori dalle cerimonie. Ho sempre sta faccia. Perché sono tutte uguali le cerimonie. Allora, vediamo cosa c'è qui per essere sicuri di aver visto tutto. Cercando la prigione a cielo aperto, 206 foto, White Chalet. Ok, ottimo. Beh, ottimo. Piscina, tutto pulito. Questi posti costano anche tantissimo. Dopo facciamo un giro su Booking, anzi facciamolo subito, se no sto video diventa lunghissimo. Booking. Nei cookie dovrebbe esserci, che ho già provato ieri sera. Io avevo già fatto sto video, poi facevo scorrere le immagini in maniera troppo veloce, era fastidioso. E allora ho detto ok, ne faccio un altro. E infatti, allora dal 15 maggio, una notte a Gaza per 2 persone, Relax Zone 400 euro. Sunshine Villa 400 euro. Uno chalet 150 euro, Gazaland 40 euro. Ok, apriamone uno a caso. Poi il video diventava troppo lungo, no? Non sapevo neanche io come fare, allora ho detto vabbè, facciamo un video a parte solo per farci un giretto per Gaza. Ok, dunque direi che le immagini non sono proprio quelle di una prigione a cielo aperto. Non so voi che idee abbiate delle prigioni a cielo aperto. Ok, continuiamo a guardare. Sul mare direi che è andato tutto bene, però io non voglio essere accusata di aver contraffatto le foto e quindi ho detto vabbè, facciamo un lungo videone se qualcuno vuole vederlo insieme a me. Ehi, marhaba, biliardo. Levis, ok, tutti al mare, qui è il momento cesenatico, va benissimo e io sono molto contenta, però non trovo la prigione a cielo aperto. Qua c'è un ristorante, caffetteria con la moschea, bambini sereni.
Questo sta facendo l'assado, è una cosa che si fa in Argentina. Ciao, attenzione a non cadere. Ok, moschee, carrettino, bambina, macchina. Va bene, ragazzi. Allora, Blue Beach Resort, 250 foto. Beh, per essere una prigione a cielo aperto, direi che sono stati fortunati. Io però non voglio essere tendenziosa e quindi io lascio quello che trovo anch'io, no? Mi piace ripubblicare queste cose perché non capisco a casa, magari le persone che vedono i miei video, siamo una piccola tribù, ma io non so quali siano i presupposti delle altre persone, se passino la vita anche loro a guardare Google Maps, la striscia di Gaza oppure no. Cos'è sta roba? Ospedale Victory Children. Ah, ok. Beh, il Malecón della Havana. E quindi ho detto, vabbè, allora facciamo shoes, andiamo a vedere che scarpe si mettono. Ok, quindi allora ragazzi non manca niente, c'è abbigliamento, da mangiare ne hanno per 20 anni, anche di più, coltivano, abbiamo visto fiori, studiano, abbiamo visto università, farmacie, campi, questo cos'era alla fine? Era un campo profughi? No, erano solo delle immagini così. Ok, Coutts Bank, c'è anche una banca. In sostanza non manca, ecco, non voglio insinuare niente, però non mi sembra che manchino i bancomat, i supermercati, ehm, le scuole tecniche, mercato qui, mercato là, sul mare mi sembra che vada tutto più che bene. E questo è quanto, ragazzi. Allora, io adesso prendo questo video, spero vi sia piaciuta la passeggiata interna, la striscia, qua è quando compaiono i confini, ecco, e qua è già Israele, credo, sì, Ascalona, che forse è Ashkelon, ogni tanto dicono negli articoli di giornale, Ashdod. Ok, questa era la striscia di Gaza, io adesso farò un altro video e questo qua resterà soltanto un approfondimento per quanto riguarda l'affermazione che la striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto. Prima di chiudere questo video volevo ricordarvi che Israele abita qua. Questi sono i vicini di casa. Ok. Ciao ragazzi, grazie mille.